Bentornati, cari spettatori, su Celebrita dalla Turchia, il nostro salottino digitale dove i racconti respirano con un ritmo diverso, i dettagli contano più del rumore, e i sussurri riescono spesso a superare l'eco delle dichiarazioni. Prima di addentrarci nella trama di oggi, ricordate di iscrivervi, lasciare un like e, se vi va di sostenere questo piccolo rifugio di storie, cliccare sul pulsante Unisciti per aiutare il canale a crescere. Mettetevi comodi, perché ciò che seguiremo adesso non si svela con fuochi d'artificio, ma con minuscoli segnali che, come gocce su una superficie calma, hanno finito per disegnare onde sonore in tutto il web. L'inizio? Una frase tanto modesta da sembrare un gioco, eppure limpida come vetro, non lo so. L'ha detta Gökberk Demirci con quell'imperturbabile serenità che lo accompagna da sempre, il tono di chi posa un punto fermo su un racconto che vagava senza direzione. 3 parole piccole, eppure capaci di allentare le cerniere di una porta che molti davano sigillata. Sembrava una chiusura definitiva, ma è stato l'opposto. Invece di spegnere la curiosità, ha sparso scintille nel vento. Non era finta ingenuità. Nessuno pensa che Gökberk si nasconda dietro un sorriso distratto, troppo attento, troppo lucido. Il nome di Özge Yağız non è mai stato un mistero per lui, anzi. Quello che sembrava eludere, con un'alzata di spalle appena percettibile, era il mormorio che da settimane vibrava sotto la superficie culturale, una tenerezza che tornava a farsi sentire, un allineamento più percepito che visto, un calore rimasto sotto brace a lungo, in attesa del soffio giusto. Ha provato a coprire le faville con una nonchalance misurata. Ma le faville hanno trovato ossigeno. Poi è arrivata la confessione minima, quella che nel nostro tempo vale come un sussulto del cuore. Un follow. Un tocco così lieve da non muovere nemmeno la polvere su un davanzale, eppure, nella valuta dell'affetto contemporaneo, assomiglia a una campana che squilla in una cattedrale. Gökberk ha iniziato a seguire il nuovo account lifestyle di Özge, nato quasi in punta di piedi, senza proclami, un profilo in cui non c'è nulla di abbagliante, solo frammenti di quiete, tazze che fumano all'alba, angoli di sole che sembrano memoria ammorbidita, stanze silenziose che trattengono il respiro. Quel gesto innocente ha incendiato la rete come legna secca. Prevedibilmente, i commenti sono esplosi. Le bacheche si sono trasformate in laboratori da detective improvvisati. Le discussioni si sono moltiplicate, i meme sono spuntati nel giro di una notte come margherite testarde tra le crepe. C'era chi sezionava i post come un astronomo osserva una stella anomala, frame dopo frame, pixel dopo pixel. Le teorie si annunciavano con la foga di un'arringa, classico Gökberk. Lui lascia sempre una briciola. Coincidenza? Ma dai! E poi, l'anello. Un luccichio capace di cambiare tutto. Un anello può non dire nulla, finché improvvisamente non dice tutto. In un video girato in un pomeriggio tranquillo, mentre Özge camminava per casa in una luce morbida, un sottile cerchio di metallo è apparso al suo dito. Semplice. Discreto. Un sussurro travestito da gioiello. Ma il web non è attrezzato per lasciare i sussurri in pace. In un attimo, i fan hanno bloccato il fotogramma, alzato le ombre, zoomato fino a far tremare la risoluzione. L'anello è diventato un reperto sotto il microscopio della curiosità collettiva. Le ipotesi sono detonate. TikTok si è riempito di montaggi. Instagram si è trasformato in una costellazione di paragoni affiancati. Twitter, sempre sala stampa globale alimentata da caffeina ed emozione, è diventato un simposio di romantici, scettici e investigatori digitali. Hanno messo sotto processo i mobili, gli oggetti, i riflessi nei vetri. Si sono accapigliati sulle venature di un piano in marmo come archeologi su un fossile. Quando un piano di lavoro ricordava uno visto nel mondo di Gökberk, la sentenza scattava secca: questo è lo spazio di lui. Se una sedia combaciava con una vecchia foto di lei, questa è casa sua. E quando tutto appariva familiare a entrambi? Non è più coincidenza. Il momento in cui il tempo ha trattenuto il respiro è arrivato dopo, con una fotografia piombata online senza intenzione di spiegare niente. Nessun tag.
Nessuna didascalia furba a indirizzare lo sguardo. Solo due persone sedute vicine, con quell'agio che non si finge. Gökberk accennava un sorriso a metà, come appena sveglio. Özge sembrava sorpresa in un fotogramma che non le dispiaceva condividere. E sì. L'anello è riapparso in silenzio, come se avesse molto da dire e preferisse farlo nella stretta di una luce ferma. Chi li osserva da anni non si è stupito. Gökberk ha sempre avuto una sua coreografia, rifugge le scene madri, evita lo spettacolo, scansando ogni pretesa di chiarezza, finché decide di lasciare cadere un dettaglio che ridisegna la mappa. Il suo messaggio non cambia, non recita per compiacere, ma non è disposto a vivere nascosto. Özge si muove diversamente, non svela, irradia. Lascia che sia la luce a parlare, non i comunicati. Offre scorci invece di spiegazioni, e quei frammenti finiscono per amplificare la verità più di qualsiasi intervista. Come previsto, il pubblico ha reagito con tutte le gradazioni possibili. I romantici irriducibili hanno alzato la voce per primi, erano destinati a ritrovarsi. I realisti prudenti hanno stretto i freni, non sarà troppo presto? E tra questi poli si estende il vasto territorio della curiosità. La stessa che forse vi fa sporgere un po' di più verso lo schermo. A questo punto chiedo a voi, sì, proprio a voi lì, cosa ne pensate? Vi sembra il ritorno di un cerchio che si chiude dopo anni, o siamo davanti a coincidenze ingigantite dalla nostra ossessione collettiva? Ditecelo nei commenti e, mentre scrivete, ricordate che potete sostenere Celebrita dalla Turchia unendovi alla nostra community. La vostra presenza tiene vive queste storie. Tornando alla nostra cronologia, negli ultimi mesi si è sussurrato che sia Gökberk sia Özge avessero imboccato una fase più introspettiva, più intenzione, meno impulso. Chi è vicino a lui descrive un uomo che ha fatto della lentezza una disciplina, mattine al posto delle notti, caffè quieti invece di ritrovi vistosi, autenticità al posto della performance. Amici di lei raccontano un sorriso diverso, dove non si vede più la tensione di chi si deve difendere dal mondo ma la serenità di chi si concede di essere. Ed ecco la domanda che incombe, se questo non fosse un inizio, bensì una prosecuzione ben piegata e riposta? Un arazzo che abbiamo osservato dal lato sbagliato fino ad ora. Un anello può essere decorativo, certo. Ma nell'orbita di due figure pubbliche, specie due con una storia seguita col fiato corto, di rado rimane un accessorio casuale. Quando spunta senza tappeti rossi né copertine laccate, diventa altro, un indovinello arrotolato attorno a un dito. Una verità con un travestimento così sottile da sembrare trasparente. Intanto i fan hanno proseguito le loro ricerche con una dedizione quasi tenera. Hanno studiato gli angoli della luce come fosse un timelapse. Hanno confrontato piante, tappeti, riflessi nelle teiere. Hanno salvato screenshot come prove a un processo a cui nessuno ci ha invitati davvero. E nel farlo, hanno scoperto una cosa semplice ma potente: l'autenticità lascia impronte, anche quando si cerca con ogni cura di non lasciarne. Quella fotografia, la stessa senza didascalia, è sembrata un sospiro del mondo. Nulla in quel fermo immagine pareva provato. Il modo in cui i loro corpi pendevano, appena, uno verso l'altro. Le spalle sciolte. La familiarità negli occhi, non forzata, non allestita, ma vissuta, come una battuta condivisa che riaffiora al momento giusto. Il copione di Gökberk è rimasto lo stesso: resistere alla scena, poi parlare con i gesti. Il linguaggio di Özge non è cambiato, illuminare invece di proclamare. Insieme, senza scrivere una riga, hanno consegnato un capitolo che tutti sono riusciti a leggere comunque. C'è chi lo chiama destino. C'è chi lo spiega con il tempismo. Forse la verità ondeggia in quello spazio calmo tra i due, abbastanza vicino da farsi intuire, abbastanza lontano da restare loro. E dunque dove ci porta tutto questo? Siamo sulla soglia di qualcosa di nuovo, o stiamo assistendo a un fiume che torna al suo letto naturale? Se c'è una storia da raccontare, si svelerà piano, forse con altri anelli che catturano il sole, forse con altre fotografie che fingono casualità. Se non c'è storia, rimarrà comunque una stagione bellissima in cui 3 parole, non lo so, hanno trattenuto il respiro del mondo. Prima di salutarci,
mi rivolgo ancora a voi, la nostra comunità più affezionata. Vi sembra una chiusura, una rinascita o una continuazione? Vi piacerebbe vedere Gökberk Demirci e Özge Yats qui sul nostro divano, ospiti di Celebrita dalla Turchia, a rispondere alle vostre domande più gentili? Se la risposta è sì, lasciatecele qui sotto. Cosa chiedereste, se aveste 10 minuti di silenzio condiviso e una tazza di caffè caldo tra voi? E, prima di andare, non dimenticate. Mettete un like, iscrivetevi e valutate l'idea di unirvi al canale se desiderate sostenere queste narrazioni a fondo. Questo è stato Celebrita dalla Turchia, e ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo di qualunque cosa il mondo decida di sussurrarci.